Quel momento in cui ti sei perso in una città e hai disperatamente bisogno di un'informazione. E vedi lei, quella persona che può aiutarti a trovare la strada. Ma devi parlare, devi chiedere quell'informazione e in italiano, adesso. Ti guardi intorno, fai un respiro, prendi coraggio e... No, no, è troppo difficile, ho troppa paura. Dai, ce la puoi fare. Rimboccati le maniche, un altro respiro e... Parti, buttati! Scusi, Sì? è il, il Ponte Vecchio, Ah, ok, Ponte Vecchio. per Allora, favore. guardi, noi siamo qui. Lei deve solo andare sempre dritto e se lo ritrova sulla destra. Eh, Quindi prende questa? quella via, sì, cammina sempre dritto e ci arriva. Questa via Qui. sempre dritto? Esatto. Sempre dritto. Ok? È molto facile. Ok. Va bene? Grazie. Arrivederci. Grazie. Molti studenti ancora mi dicono: Francesco, io ho paura di parlare italiano. E questa è una difficoltà che riguarda studenti di tutti i livelli. Anche studenti di livello avanzato molto spesso hanno paura di parlare italiano. E la paura di parlare in una lingua straniera è una paura completamente normale. Tutti hanno provato paura di comunicare, o quasi tutti, quando provano a parlare una lingua straniera. In questo video voglio aiutarti a superare per sempre la paura di parlare italiano. Vedremo insieme 4 punti fondamentali che ti aiuteranno a non avere più paura. Cominciamo con il primo punto. Chiediti, il tuo obiettivo è comunicare o parlare italiano perfettamente? Immagina di essere a Venezia o a Firenze e hai bisogno di un'informazione per andare in un museo o in un particolare luogo, oppure sei in un ristorante e devi ordinare da mangiare. Qual è il tuo obiettivo? È comunicare e permettere alla persona di capire quello che dici o il tuo obiettivo è parlare perfettamente? Sicuramente il tuo obiettivo primario è comunicare, non parlare perfettamente. Quindi perdersi a pensare alla grammatica più accurata, ai vocaboli più complessi e più avanzati, ti impedisce di comunicare, ti impedisce di ordinare la cena o il pranzo. Quindi, primo punto, è importante cambiare prospettiva. Tu parli italiano per comunicare, non per parlare perfettamente. Con la pratica potrai perfezionare l'italiano, ma il tuo obiettivo primario è comunicare, permettere alle persone di capirti. E se le persone ti capiscono, la comunicazione ha successo. Poi hai tempo per perfezionare. Questo era il primo punto. Cambio di prospettiva. Parli italiano per comunicare, non per essere perfetto. Vediamo il secondo punto. Questo è il più importante di tutti. Pensa, qual è la cosa peggiore che può succedere? Qual è lo scenario peggiore che può succedere se fai un errore quando parli italiano? Forse la persona con cui parli se ne va? Ah, non capisco quello che dici, vado via. Assolutamente no. O forse la persona con cui parli si arrabbia perché non parli perfettamente italiano? Io non parlo con te perché la tua grammatica e il tuo lessico non sono perfetti. Ciao! No. Quindi qual è lo scenario peggiore che può succedere se fai degli errori in italiano? Possono succedere 3 scenari. Il primo, quando parli, la persona capisce e ti risponde anche se hai fatto degli errori. Quindi la persona capisce, risponde e continua la conversazione. Il secondo scenario è che la persona capisce quello che dici e corregge la tua pronuncia o il tuo vocabolario o la tua grammatica. Quindi nel secondo scenario la persona capisce ma ti aiuta e ti corregge. Il terzo scenario è che la persona non capisce e che cosa fa? Ti chiede di ripetere, semplicemente.
Quindi possono succedere fondamentalmente tre cose. La persona capisce e continua la conversazione, la persona capisce ma ti corregge per aiutarti, o la persona non capisce e ti chiede di ripetere e di riformulare la frase. Queste sono le tre cose che possono succedere. Nulla di drammatico, nulla di tragico. Quante volte è successo che hai fatto un errore parlando in italiano o in un'altra lingua e una persona ti ha chiesto di ripetere? Non si arrabbiano, non vanno via e ti lasciano da solo o da sola perché hai fatto un errore di grammatica, no? Quindi pensa allo scenario peggiore che può succedere se fai un errore di italiano. Probabilmente ricade in una delle tre opzioni che ti ho dato. Punto numero 3. Pensa a una volta nel passato in cui hai fatto un errore parlando italiano. C'è mai stata una volta in cui hai parlato in italiano con qualcuno e hai fatto degli errori? Che cosa è successo? Probabilmente è successa una delle tre cose del punto 2, che la persona ti ha chiesto di ripetere forse, o la persona ti ha corretto, ma non è successo nulla di male, nulla che possa minare la tua autostima e l'amore per te stesso o per te stessa. Il punto numero 4, che è l'ultimo, è un altro punto molto importante. Questo punto riguarda che cos'è la paura. Molte volte vediamo la paura come una cosa negativa, ci insegnano a vedere la paura come una cosa negativa. Ma che cos'è veramente la paura? La paura è uno stato primario dell'essere umano, è uno stato che tutti conosciamo ed è uno stato naturale che succede nella vita delle persone. Ma qual è la sua funzione? Qual è la funzione della paura? La paura vuole proteggerci, la paura vuole difenderci. Quando parli italiano, la paura è quella vocina che ti dice fai attenzione, parla correttamente, usa tutte le regole e le parole che hai imparato. Quindi è una voce che ti dice fai attenzione, parla bene. Quindi è un'amica, un'alleata che vuole aiutarti, vuole prepararti a parlare italiano in modo corretto. Possiamo vedere la paura come un'amica, perché lo è. A volte però è un po' troppo opprimente questa amica, è un po' troppo esagerata e vuole sempre che tu sia perfetto o perfetta, vuole sempre che tu parli italiano perfettamente e quindi ti blocca. È giusto riconoscere il ruolo amico e positivo della paura, ma è importante riconoscere che a volte la paura può bloccare. Che cosa possiamo fare allora? Riconosciamo la paura come una protezione, qualcosa che ci vuole proteggere e possiamo anche parlare con la nostra paura. So che sembra strano, ma possiamo parlare con la paura. Puoi anche visualizzare la tua paura con una forma o un colore particolare e dire grazie, grazie per essere qui, grazie perché cerchi di proteggermi, cerchi di aiutarmi, ma ora sono pronto a parlare, a comunicare in italiano e anche se faccio degli errori, non è la fine del mondo, perché solo parlando e comunicando posso migliorare il mio italiano e perfezionarlo col tempo. Effettivamente, pensaci, se lasci che la paura ti blocchi, tu non userai tutte le occasioni che hai di parlare e il tuo italiano non potrà migliorare. Se invece accetti e ringrazi la tua paura, cominci a comunicare in italiano e utilizzi tutte le occasioni che hai di parlare, così potrai esercitare e perfezionare sempre di più il tuo italiano. Quindi, che cosa scegli di fare adesso? Ti fai bloccare dalla paura oppure riconosci il ruolo amico e di protezione della paura e ti butti e cominci a parlare italiano? Sapendo che la cosa peggiore che può succedere è che la persona con cui parli ti chieda di ripetere oppure ti corregga per aiutarti a migliorare il tuo italiano. La scelta è tua.
Spero di averti dato delle informazioni utili in questo video. Ci vediamo al prossimo.